Siamo ufficialmente in clima derby, almeno per quanto riguarda casa Inter, siamo ufficialmente in clima Milan-Inter, partita che può decidere anche questo scudetto e allora, come ogni derby che si rispetti ormai da qualche tempo a questa parte, ho il grande piacere di riportare, posso dirlo Martin, diciamo il collega di sponda milanista più amato su Passione Inter, Martin Sartorio, ben ritrovato. Buongiorno, ciao Lorenzo, ciao a tutti. Sì, ormai è tradizione, porta bene a voi nerazzurri, quindi cambierebbe poco in realtà, però è giusto mantenere le tradizioni. No, no, al di là di questo sempre tanti commenti super positivi per il punto della situazione in casa Milan con il nostro, Martin Sartorio da calciomercato.it, il nostro inviato, a Milanello. Martin, siamo qui per parlare di Milan-Inter, un avvicinamento che in casa nerazzurra è già iniziato da qualche giorno in realtà, visto che in settimana purtroppo non si è giocato in casa Inter. Per il Milan invece c'è stato prima un impegno decisamente molto importante. Forse l'ultimo grande impegno, oppure tra poco ne parleremo, è arrivata questa eliminazione ai quarti di finale d'Europa League per mano della Roma. Ecco, che cosa c'è adesso dopo questa eliminazione in casa Milan? Direi che non c'è più nulla, perché la stagione del Milan si è chiusa ieri, con una prestazione, passami il termine, indegna, perché ha mostrato il Milan si è mostrato all'Europa, al mondo senza idea, senza carattere, e quello che doveva essere un'ultima spiaggia per Stefano Pioli è stato un naufragio, quindi è andato a lungomare, in largo mare, ha preso e quindi è naufragato e chiaramente quando una nave affonda, l'ultimo a lasciar via la nave dovrebbe essere il comandante, ma a questo punto potrebbe essere il primo ad andar via. Penso verosimilmente l'avventura di Stefano Pioli al Milan si è conclusa ieri. Anche la curva sud ha preso posizione, non l'aveva praticamente mai fatto in maniera chiara, dicendo che l'avventura di Stefano Pioli debba essere finita, anche per non cancellare uno dei ricordi più importanti, dell'ultimo periodo del Milan, cioè lo scudetto del 2022 che porta la firma di Stefano Pioli. Ma questo arrancare dell'ultimo periodo rischia veramente, non dico di cancellare, però di portare un brutto ricordo di Stefano Pioli non sarebbe corretto, quindi è giusto che si separino. E quindi porta un Milan, ci sarà un Milan con le ossa rotte, un Milan con la testa altrove. Basterà pensare che sia una cittadina, che sia il derby per trovare le giuste motivazioni. Ieri non è bastato pensare di poter vincere un trofeo per avere le giuste motivazioni, anche perché, Stefano Pioli ha sbagliato tutto. Abbiamo visto un Calabria mediano, un Musa esterno, Pulisic che andava a disturbare, ad intasare la zona centrale dove già c'era Loftus-Cheek, ehm, e chiaramente Olivier Giroud. Forse il giocatore più in forma, come sempre, sta entrando dopo. Io dico che l'unico, pericolo per l'Inter potrebbe essere Chukwueze e Mh. basta. Beh, sento, un clima un po' di fine stagione a questo punto. Ho letto le dichiarazioni, se non sbaglio, anche del capo della curva sud del Milan che ha chiamato un po', come c'è Bravo. stato anche al termine della gara dell'Olimpico, una chiamata diciamo a tirar fuori gli attributi, mettiamola in questa chiave qua. Come sia da un punto di vista sia fisico che mentale, quindi che Milan ci possiamo aspettare in questo derby? Beh, io dal punto di vista fisico, non vedo un Milan, messo male. Il Mh. problema sono le idee che non ci sono. Il problema è mentale, che vai in confusione perché non hai un canovaccio dove poter con cui poter lavorare. Ieri Stefano Piola ha sbagliato tutto e De Rossi ha detto che di essersi lo ha fatto capire, di essersi ispirato a a Simone Inzaghi, ha visto tanti derby, ha visto tutti i derby, quindi ti fa capire che la situazione, è tragica per il tifoso rossonero, ha paura di vedere un derby anche addirittura peggiore rispetto a quello dell'andata. La speranza è che Milan faccia catenaccio, perché Pioli ha un problema,
virtuoso. Mh. Non me ne voglia Stefano Pioli, ma ha questo piccolo difetto che ogni tanto pecca di presunzione. Se tu ricordi le partite dello scorso anno vinte dal Milan, le uniche vinte, quelle importanti diciamo, che sono quelle in Champions contro Tottenham e contro Napoli, era lì dove il Milan presunzione non ne aveva, anzi era un Milan molto arroccato in difesa, che temeva l'avversario, che temeva Kane, che temeva Osimhen, almeno al ritorno, e che è riuscito a portare il risultato a casa. All'italiana, difesa e contropiede, cosa che il Milan può fare avendo dei giocatori veloci, ma con l'Inter questo non lo abbiamo mai visto, tranne in un derby sciagurato, poi vinto comunque dall'Inter 1-0, però comunque ha limitato i danni. Sì. Ma quindi tu Martin credi che, anche per i calciatori stessi, cioè ho sentito varie correnti da questo punto di vista, anche il derby qualcuno dice, tra virgolette, "per non perdere la faccia", per salvare un po' la stagione, o comunque tanti dicono: "L'obiettivo Champions ormai è praticamente raggiunto, anche il secondo posto è abbastanza blindato", quindi c'è chi dà un peso relativo in realtà a questo derby. Tra i tifosi anche tu hai percepito questa cosa o c'è una corrente principale che emerge? Ma la corrente principale è quella: cerchiamo di salvare la faccia. Io, stavo parlando pochi minuti fa con un collega molto milanista, al quale dicevo, la squadra per la prima volta ha abbandonato Stefano Pioli. Forse da quando, la qualificazione in Champions è stata ottenuta praticamente blindata, un po' come la Juve, poi c'è stato questo, rilassamento. Però, ieri c'è pure un altro problema: Pioli ha sbagliato completamente la squadra, la formazione, il modo di mettere in campo la squadra. Quindi si aggiungono problematiche. Poi se vai ad aggiungere la problematica principale che è che Stefano Pioli, anche nei momenti di massima lucidità e di massimo splendore del Milan, ha sempre sofferto, l'Inter e Simone Inzaghi, perché anche il derby si è girato Giroud, l'Inter lo aveva dominato. Forse il derby in cui il Milan aveva fatto meglio è quello di Rafa Leao, perché Rafa Leao ha deciso di fare il Rafa Leao, quello del 3-2, ma poi gli altri l'Inter li ha sempre giocati alla stessa maniera, ma ha sempre dominato. Non è che l'Inter cambia modo di giocare, non lo cambia. Sì, 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 diciamo l'identità è abbastanza chiara, c'è da questo punto di vista un Inter che, nelle ultime giornate, soprattutto dopo Madrid, è sembrata un pochino svuotata di motivazioni, più che dal punto di vista fisico, anche un po' di stanchezza in realtà che si è accumulata, però c'è stata la possibilità di lavorare una settimana piena adesso in preparazione di questo derby e di ritrovare anche tutta la squadra, perché non ci sono infortunati in questo momento, tornano Pavard e Lautaro Martinez dalle rispettive squalifiche e quindi saranno nuovamente a disposizione. Quindi Inzaghi ci si presenta a questa sfida anche con la possibilità di scelta a livello di formazione, di schierare quella che è stata la formazione dell'anno per la partita dell'anno, sostanzialmente il solito dubbio Darmian Dumfries che verrà risolto poi nelle prossime ore, e l'obiettivo da parte dell'Inter ormai di chiudere lo scudetto sì nel derby, c'è da parte dell'Inter la voglia di chiuderlo nel derby, ma secondo me c'è soprattutto la voglia di chiuderlo prima possibile e stanno giocando molto in quell'ottica lì secondo me, del togliamoci prima possibile il discorso scudetto, per poi concentrarci sul finale di stagione, chi avrà le varie competizioni a livello nazionale da giocare, ed è molto questa secondo me la logica in cui è entrata l'Inter nelle ultime giornate. Basta che non mi creano problemi al fantacalcio, avendo Sommer tra i pali. Io ho paura di questo. Condividiamo la stessa paura, condividiamo la stessa paura. Qualche rotazione me l'aspetto magari nelle ultime Non giornate, il quindi terzo però, non il okay. terzo portiere. Mi auguro quello. Senti Martin, hai citato più volte nel tuo discorso, Stefano Pioli, vedo comunque, da parte di tanti, ecco, viene indicato come il principale colpevole, un futuro che sembrava quasi segnato già prima della Roma, a maggior ragione forse lo sembra adesso. Che succede quindi per la panchina del Milan? Guarda, c'è stato il periodo di massima crisi è stato raggiunto dopo il pareggio con la Salernitana. Lì era praticamente, stato esonerato, poi il Milan ha deciso di continuare con lui, la squadra, lo ha appoggiato,
e forse lì il Milan ha perso il vero treno Mh. a Thiago Motta, perché la proprietà aveva individuato in Thiago Motta il profilo giusto, ma sappiamo bene che Thiago Motta è stato ormai convinto dalla Juve da Giuntoli. Di conseguenza, Conte non ha mai convinto per modo di vedere calcio, per la sua personalità, parlo sempre dalla parte di Gerry Cardinale, però all'interno di casa Milan c'è il filone che spinge per Antonio Conte, e la speranza dei tifosi che lo preferisce è che Ibrahimovic, che guida questo filone, riesca a convincere tutti, perché il tifoso ha paura, perché ci sono stati dei contatti, di avere un Lopetegui, un Fonseca, che in realtà si è proposto, Mh. perché non ci sarebbe il salto di qualità richiesto per una rosa che viene ritenuta all'altezza della situazione. Il tifoso è soddisfatto della squadra, dei giocatori. Sa che serve l'attaccante, serve un centrale, ma servono dei dettagli. Sì, dei Però ritocchi. serve un comandante, e quindi per questo si vede in Antonio Conte il profilo giusto. Io non perdo di vista il nome di De Zerbi, perché qualche contatto all'interno del Milan c'è stato. È chiaro che c'è quella clausola da 13 milioni che Sì, diventa pesante, però tutte le panchine si stanno andando a sistemare. Leggevo esatto. adesso di uno Zidane ad un passo dal Bayern Monaco, però ogni allenatore che viene accostato al Bayern Monaco poi firma per un'altra squadra, quindi aspettiamo però è chiaro che De Zerbi, che vuole andar via, rischia e lui ha un cuore rossonero, questo va sottolineato. È cresciuto nel Milan, Sì. quindi ci sarebbe. Vediamo, perché da martedì penso che si capirà tanto. E ti faccio allora 2 domande in chiusura, così ti congedo Martin. La prima è ancora difficile, magari però un abbozzo di probabile formazione, c'è qualche problema soprattutto in difesa immagino? Io penso che la difesa sarà praticamente la stessa di quella di ieri, perché Malick Thiaw è squalificato, ma anche se fosse arruolabile, non sta sicuramente meglio di Gabbia, quindi potrebbe magari giocare Florenzi al posto di Calabria, che ieri è andato in confusione, forse nemmeno per colpa sua. A centrocampo Tijani Reinders me lo aspetto titolare, magari con Adli, che ha quella cazzimma giusta che serve per i derby. Bennacer non sta benissimo, l'abbiamo visto, non so se è Ramadan, se il problema è fisico. Mi aspetto Chukwueze, perché deve essere finalmente la partita di Chukwueze con Rafael Leao, penso Ruben Loftus-Cheek, perché dà equilibrio. In attacco mi auguro ci sia la possibilità di vedere Okafor, magari qualcosa Mh. di diverso, perché comunque Giroud, anche se non ha fatto benissimo, ha dato l'anima, ha corso fino all'ultimo, quindi magari non sta benissimo. Quindi la formazione dovrebbe essere questa. Chiarissimo. Allora l'ultima domanda che ti faccio, ma in casa Milan, da quello che puoi dirci, c'è più voglia di vincere il derby, comunque per dire mettiamo un ultimo tassello a questa stagione, o evitare la festa interista in casa propria? Sì, la paura è quella, la Mh, paura è quella, perché il Milan, cioè dalle parti di casa mia c'è questa paura. Il derby, alla fine non cambia nulla, non cambia la stagione, perché ormai la delusione è tanta. C'è diciamo la soddisfazione di poter giocare la Champions, e quindi poter ripartire da dove il Milan merita. Però veder festeggiare il tifoso interista, in casa propria, non sarebbe il massimo, proprio sarebbe la ciliegina sulla torta, e purtroppo il tifoso si aspetta che si chiuda in bellezza, perché Pioli faccia Amblane, eliminazione alla Champions, eliminazione dalla Coppa Italia, eliminazione dal campionato a novembre, perché il Milan è fuori dalla lotta a sì. scudetto da novembre, fuori dall'Europa League, e scudetto all'Inter, quindi nel derby, quindi completare chiudere il circuito in maniera perfetta. Purtroppo è questa la paura.
Chiarissimo. Martin, ti libero, giornata impegnatissima immagino per il mondo Milan, quindi grazie al nostro mitico Martin Sartorio, calciomercato.it, è sempre un piacere averti qui su Passione Inter. Grazie a voi, grazie a tutti. Vi ricordo ovviamente di lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrizione al canale, vi aspettiamo su passioneinter.club per entrare a far parte della nostra grande community di interisti da tutto il mondo. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare qui.